Ehi là, chi è che utilizza Linux prima o poi si rende conto che deve fare una scelta molto importante, ovvero utilizzare una distribuzione Linux stabile o una distribuzione Linux aggiornata. In realtà ci sono delle vie di mezzo, ma queste vie di mezzo vi fanno fare dei casini veramente pazzeschi. E in questo video vediamo la soluzione a questo dilemma che ci portiamo dietro da tantissimi anni. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram, Te Consapevole per gli aggiornamenti sulla tecnologia, oppure Te Consapevole Crypto per gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora avevo già fatto un video su questo tema, ma è un po' un discorso senza fine. Ovvero prima o poi tutti quanti vanno verso Debian, quindi distribuzione Linux stabile che dà solo aggiornamenti di sicurezza e poi ovviamente potete fare il salto di versione ogni 2 anni circa, oppure verso Arch Linux, quindi una distribuzione Linux che vi dà gli aggiornamenti il prima possibile. Però a volte questi aggiornamenti dati il prima possibile non sono integrati bene tra loro e si vengono a creare a volte dei bug. Appunto, queste due alternative in realtà molto dipende da cosa vogliamo fare col computer. Magari alcuni computer ha senso averli ultra stabili, altri computer ha senso averli, diciamo, sempre con l'ultima versione in modo tale da avere il prima possibile il beneficio di questi software. A volte, anzi, forse nella maggior parte dei casi, tutti quanti vorrebbero una distribuzione stabile, ma con alcuni software aggiornati. Questa cosa su Debian si fa aggiungendo dei repository di terze parti e a volte questa cosa scassa la distribuzione. Invece in Arch Linux abbiamo la possibilità di utilizzare i repository AUR, quindi avere altri software ancora più aggiornati, ancora più diciamo alternativi, però anche questa cosa potrebbe scassare ancora di più la distribuzione. E quindi quali sono le alternative? Le alternative, diciamo, ultimamente si sente parlare di distro immutabili, ovvero che ci danno la garanzia di fare degli aggiornamenti, diciamo, perfetti. Quindi nel caso in cui qualcosa va storto possiamo tornare indietro. Infatti avevo parlato di questa NixOS che è una distribuzione Linux abbastanza alternativa, il che significa che supporta tantissimo software, ma alcuni software magari non sono compatibili al 100% visto che si tratta di una distribuzione Linux un po' diversa. Date uno sguardo a questo video se volete approfondire il tema. In realtà c'è un altro approccio molto interessante, sempre sul discorso distribuzioni stabili, ed è questa OpenSUSE MicroOS o MicroOS, chiamatela un po' come preferite. Questa distribuzione è rolling release, vi dà la possibilità di tornare indietro se gli aggiornamenti di sistema vanno male, tuttavia è anche una distribuzione classica, ovvero volendo potete anche installare software tramite RPM, quindi quello di anche altre distribuzioni Linux. Però in realtà il meccanismo migliore per installare il software qui sopra è tramite Flatpak. Quindi questi programmi che sono autocontenuti e il fatto di aggiornare questi programmi non causa un aggiornamento allo strato sottostante del sistema operativo. Questa distribuzione è attualmente in RC, quindi non è ancora tra virgolette stabile, soprattutto se la volete utilizzare con l'interfaccia grafica GNOME. Tra l'altro questo progetto, quindi OpenSUSE MicroOS Desktop con GNOME, è stato rinominato in Aeon, quindi attenzione un po' alla nomenclatura. Comunque se scaricate questa versione, quindi OpenSUSE Aeon è in release candidate, come dicevo prima, avete già una buona idea del potenziale di questa distribuzione Linux. E per tutte le cose che non sono né a livello sistema operativo né a livello Flatpak, c'è installato già di default in questa distribuzione un componente molto interessante che si chiama DistroBox. Quindi potete installare determinati software
in una versione che non è né quella Flatpak, che magari potrebbe avere qualche limitazione, non è neanche quella del livello sistema operativo, che magari cercate di tenere più pulito possibile. All'interno di DistroBox potete utilizzare dei container che si integrano molto bene con il sistema operativo che utilizzate, e quindi appunto avere un altro tipo di sandbox che però ci permette di installare molto più software. Per esempio potete installare Arch Linux all'interno di MicroS dentro DistroBox, e detto così fa anche un po' paura, ma in realtà funziona veramente bene, e quindi iniziamo a vedere come funziona questa distribuzione. Ok, questa qui è MicroS, andiamo a vedere la versione, visto che è ancora RC. Queste sono le caratteristiche, io lo sto usando in KVM, e questa qui è l'ultima versione, quindi con GNOME 45, KVM, Wayland, e anche l'integrazione appunto con i pacchetti installati. Quindi diciamo, dall'installatore di pacchetti GNOME Software, qui sostanzialmente andiamo a installare software in formato Flatpak. Quindi questi non sono tutti i software presenti nel sistema operativo. Per installare i software nel sistema operativo c'è un meccanismo che si chiama Transactional Update, che andremo a vedere dopo. Però appunto quello che vi dicevo prima, adesso vi faccio vedere un caso concreto. Se io cerco OBS, quindi un software abbastanza popolare se volete registrare lo schermo, vi viene data una versione che non è l'ultima versione disponibile, quindi OBS qui ci dice la versione 29. Però se io clicco qui mi dice OBS Studio on Arch Linux, e la versione di questo software è la 30 RC1. Quindi come vedete software che non sono supportati in realtà lo diventano, quindi possiamo avere sia la stabilità e sia l'ultima versione del software a disposizione. Cos'altro dire? È una distribuzione tra virgolette normale, nel senso che se la utilizzate da interfaccia grafica non notate differenze particolari, tuttavia è molto interessante perché comparata per esempio a NixOS è una distribuzione più classica, quindi alcuni software che avevo notato che non mi funzionavano su NixOS in realtà qua sopra funzionano. Quindi qua vi faccio vedere alcune cose interessanti. Allora, questo è Aur, quindi Aur è il sistema di pacchetti, diciamo, della community Arch Linux. Funziona molto bene, pacchettizza tantissime cose, tuttavia ogni tanto si possono avere, diciamo, dei problemi di compatibilità, visto che magari non tutte le dipendenze sono aggiornate. Però come dicevo, all'interno di DistroBox potete installare appunto solo quello che effettivamente vi serve da Aur, e non tutto quello che è pacchettizzato lì sopra. Ok, questa è l'installazione di MicroS, quindi piccola parentesi, è l'unica distribuzione Linux che ho notato che si lamenta che non gli piace il nome di utente che ha un solo carattere, dovete almeno avere 2 caratteri nel nome utente. E per il resto dovete selezionare MicroS Desktop GNOME RC se volete avere l'interfaccia grafica, altrimenti ci sono versioni minimali dove appunto c'è questo comando magico Transactional Update Package Install, nome del pacchetto. In questo caso installate effettivamente pacchetti a livello di sistema operativo, quindi cose più vicino al kernel Linux, che appunto sono a livello di sistema e non a livello utente. Al primo avvio viene già inizializzato Flatpak, quindi sostanzialmente non dovete fare nulla voi, viene già inizializzato, quindi è una distribuzione anche orientata al desktop, a persone che magari non vogliono sapere cosa accade dietro le quinte, come invece accade in NixOS. Questo è un test che avevo fatto, quindi all'interno di questa modalità Transactional Update effettivamente potete fare delle modifiche alla root del sistema operativo, e quindi qua ho installato Docker, ho installato altre cose,
e qui è tramite zipper, quindi di fatto la sto usando come una distribuzione normale, però appunto non è la norma. Altre cose interessanti, appunto, dentro Transactional Update, effettivamente potete installare i pacchetti e usare appunto il tool RPM Zipper. Se date altri comandi, potrebbe essere che ottenete degli errori. Tra l'altro, per utilizzare alcuni comandi dovete effettivamente riavviare la distribuzione, perché alcune modifiche, per esempio anche installare un solo programma in modalità amministratore, vi viene poi chiesto di fare il riavvio per averlo. Questa è una caratteristica diversa rispetto a NixOS, dove invece le modifiche di questa distribuzione immutabile venivano fatte subito. Qua è Docker appena installato e qua vabbè, ogni tanto è ancora in RC, aveva problemi a fare l'unmounting di ETC e quindi devo riavviare la macchina virtuale forzatamente. Ok, ho fatto anche per curiosità un piccolo benchmark. Questa è la stessa versione di Brave Browser installata tramite Flatpak e sia nella prima esecuzione sia nella seconda e nonostante entrambe le distribuzioni utilizzino lo stesso kernel, in versione 6.5.9, 6.5.9, OpenSUSE MicroS mi ha dato risultati migliori rispetto a NixOS. Questa è la seconda esecuzione. Questo è quello che vi dicevo prima. All'interno di Transactional Update potete installare per esempio HTOP, che non è attivo di default, tuttavia per poterlo utilizzare dovete riavviare e dopodiché ce l'avete installato a livello di sistema. Altre cose interessanti, a livello di RAM, appena partito il sistema occupa 982 MB, anche qua ho fatto il test anche con NixOS, tuttavia in NixOS non c'è GNOME 45 ma c'è ancora GNOME 44 e qua sono appunto 93 292 appunto i processi attivi e qui invece abbiamo 200 mega in meno, però probabilmente partono anche servizi diversi, infatti ci sono meno servizi attivi e qui invece abbiamo 714 mega di RAM occupati con GNOME 44 attivo. Comunque entrambe le distribuzioni non abusano della RAM. Altra cosa curiosa, vabbè, è il partizionamento. In MicroS abbiamo BTRFS come file system e probabilmente è l'unico file system supportato per fare appunto queste magie di transazioni, aggiornamenti atomici. E qua è la struttura. Questo invece è NixOS, che potete utilizzarlo anche con ext4, quindi non vi viene chiesto un file system in particolare per poter tornare a una versione precedente. Altre differenze interessanti, per fare rollback, se un certo aggiornamento, una certa modifica di sistema non vi piace più, in OpenSUSE non potete farlo da Grub, almeno da quello che ho visto finora. Invece in NixOS direttamente dal bootloader potete scegliere una generazione precedente e quindi tornare per esempio a un kernel passato e anche qua gestite voi quante generazioni tenere per poter tornare indietro. Questo appunto invece è come viene fatta la stessa cosa con MicroS. In questo caso dobbiamo fare transactional update, rollback e la generazione che vogliamo tornare indietro e questa cosa si riferisce al sistema. Quindi ripeto, questo rollback si riferisce a delle cartelle di sistema. Quindi se voi avete fatto un aggiornamento e questo aggiornamento vi ha provocato anche degli aggiornamenti a dei file di configurazione a livello utente, sappiate che non è detto che poi la retrocompatibilità sia garantita. Quindi in realtà dovreste farvi anche uno snapshot o il backup comunque delle configurazioni nella vostra home utente.
se volete tornare indietro effettivamente. Qua appunto sono gli snapshot, quindi volendo potete utilizzare il tool di BTRFS per vedere gli snapshot che effettivamente vi è fatto. E anche qua poi dovete, appunto, come vi dicevo, di default non viene fatto lo snapshot della home, la home all'interno di questi snapshot numerati è vuota, e quindi se volete avere una garanzia maggiore dovete anche farvi quegli snapshot lì quando fate gli aggiornamenti. Altre cose interessanti, qui ho provato a installare appunto Aur all'interno di DistroBox, così da poter installare delle versioni di programmi che non sono supportati. Come vedete appaiono degli errori che probabilmente apparirebbero anche in Arch Linux, visto che appunto si tratta di una versione Git di OBS, quindi una versione che non è ancora, diciamo, testata a sufficienza. Però con qualche diciamo smanettamento riuscite comunque a farla partire, e come vi ho fatto vedere prima. E la cosa carina è che appunto è integrata, quindi avete proprio l'icona, quindi andando nelle applicazioni, questo è DistroBox, dove ovviamente il kernel è quello presente su microS, e potete anche farvi l'export e quindi avere la possibilità di avere proprio l'icona. Ho notato che quando la metto nella dock per qualche ragione sparisce qui dal menu, però appunto è possibile integrarla anche qua. Ok, altre cose, sempre gli stessi snapshot, potete vederli anche tramite Snapper, anche questo è installato. È interessante vedere che vi fa vedere il consumo, quindi effettivamente quanto vi costa a livello di spazio il fatto di poter tornare indietro. Altra cosa che qualcuno potrebbe chiedersi è se voglio avere i software aggiornati, installo, non so, Manjaro oppure Arch Linux. Potrebbe essere un'alternativa se la gran parte dei software che utilizzate sono effettivamente all'ultima versione. Tuttavia, distribuzioni rolling release come Arch Linux normalmente vi danno tantissimi aggiornamenti, e alcuni software che avete installato magari sono anche abbastanza grossi e non volete consumare la banda su internet, soprattutto se avete internet a consumo. Un'alternativa è pinnare determinati pacchetti, per esempio, non so, LibreOffice, anche se magari non avete l'ultima versione, vi va bene lo stesso, invece magari del browser volete avere l'ultima versione appena possibile. Però appunto non è la stessa cosa, secondo me è molto più pulito avere una distribuzione Linux rolling release oppure point release ma stabile, e andare a mettere manualmente i software aggiornati che ci interessano, quindi in realtà avere l'approccio opposto a quello che si potrebbe fare così con Arch Linux, anche perché pinnare le dipendenze è un qualcosa che potrebbe portare ulteriore instabilità, quindi fatelo solo se sapete cosa state facendo. Altre cose carine, appunto, a differenza di NixOS, OpenSUSE MicroS si integra veramente con il desktop, quindi ricevete la notifica quando c'è qualche aggiornamento di sistema, e quindi diciamo l'integrazione desktop funziona bene, è una distribuzione che probabilmente consiglierei a tutti. Invece NixOS vi dà una granularità maggiore sui software che volete, però diciamo non è proprio alla portata di tutti come interazione. L'altra cosa che mi è piaciuta è che in NixOS tutti i pacchetti di Cockpit, che è un'interfaccia di amministrazione Linux via web, sono supportati, e purtroppo questa cosa in XOS non sono supportati tutti quanti, quindi qui abbiamo effettivamente più supporto per quanto riguarda questo software. E l'altra cosa carina è che se si tratta di un computer server potete interagire tramite l'interfaccia web, ed è supportato anche il fatto che vi faccia vedere appunto gli aggiornamenti
e quale snapshot avete attivo e quale snapshot sarà attivo. Quindi anche questa cosa del transactional update è integrata in Cockpit, quindi interessante anche se volete utilizzarla in ambito server. Quindi cliccando poi nella descrizione vi dice effettivamente quali pacchetti di sistema verranno aggiornati e potete appunto fare aggiorna e riavvia. Qui vi dà anche la descrizione. Ok, allora, conclusione, secondo me ci siamo, possiamo avere una distribuzione stabile con software aggiornati all'ultimo e secondo me questi tool che abbiamo visto, secondo me rivoluzionano veramente il modo in cui le persone utilizzeranno Linux, quindi il fatto di avere una distribuzione stabile che può essere MicroS, Debian Stable, Ubuntu LTS senza Snap o altre distribuzioni Linux che ritenete stabili e utilizzare invece un tool come DistroBox con per esempio Arch Linux Aur che vi permette appunto di installare anche software più aggiornati provenienti da altre distribuzioni. Però appunto questa alternativa la consiglio solo alle persone che veramente vogliono l'ultima versione. La priorità comunque rimane quello di utilizzare il software tramite Flatpak, FlatHub per quanto riguarda appunto il software, perlomeno quello a livello utente. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre lasciatemi un like se così è stato e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!